Lezione 1. Shopping per opzioni. Penso che dovremmo dare un'occhiata a quel negozio per avere più opzioni. Sembra conveniente. I prezzi sono ragionevoli? Sì, ho sentito dire che offrono una buona varietà senza spendere una fortuna. Perfetto! È sempre bello trovare articoli di qualità a prezzi convenienti. Esatto. Inoltre, spesso ci sono sconti che rendono lo shopping ancora più piacevole. Adoro i saldi. Mi sembra di fare un vero affare. Facciamo una lista di ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Ottima idea! Così non dimenticheremo nulla di importante. Non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo trovare. Lezione 2. Gentilezza nelle diverse culture. Ho sperimentato la gentilezza di persone di ogni ceto sociale ovunque abbia vissuto o viaggiato nell'impero. Che bel sentimento! La gentilezza non conosce davvero confini. In realtà no. Ogni interazione mi ha mostrato la natura universale della compassione. Sono d'accordo. È confortante vedere come la gentilezza possa unire le persone. Esatto. Ovunque tu vada, un semplice gesto di gentilezza può fare la differenza. È incredibile come un sorriso o una parola gentile possano rallegrare la giornata di qualcuno. Sì. Credo che crei un effetto a catena, incoraggiando anche gli altri a diffondere gentilezza. Assolutamente. È un promemoria del fatto che siamo tutti connessi, indipendentemente dal nostro background. Spero di continuare a condividere la gentilezza nei miei viaggi e nella vita di tutti i giorni. Lezione 3. Piani per le vacanze. Ho sentito che presto andrai in vacanza. Sì, certo. Sto andando in un resort di montagna per un po' di relax. Sembra meraviglioso. Immagino i panorami mozzafiato e l'aria fresca. Assolutamente. Non vedo l'ora di fare escursioni ed esplorare la zona. Fare escursioni in montagna è un'esperienza davvero rigenerante. Sono d'accordo. È il modo perfetto per staccare la spina dalla frenesia. Hai in programma di fare delle escursioni in determinati sentieri? Sì, ho sentito parlare di un sentiero panoramico che conduce a una cascata mozzafiato. Sembra incredibile. Dovrai scattare un sacco di foto. Lezione 4. L'emozione del cibo di strada. Ho sentito dire che il loro cibo da strada è fantastico. Assolutamente. Non vedo l'ora di assaggiarlo quando verrò a trovarvi. Dovremmo informarci sui migliori ristoranti di street food prima di partire. Sì, sarebbe un'ottima idea. Sapere cosa provare migliorerà l'esperienza. Ho sentito dire che le specialità locali sono imperdibili. Esatto. È sempre divertente immergersi nella cultura gastronomica locale. Sono particolarmente emozionato di provare alcuni piatti autentici. Anch'io. Il cibo da strada ha spesso i sapori migliori. Facciamo una lista delle cose assolutamente da provare prima del nostro viaggio. Lezione 5. Proposta commerciale. Stavo pensando a un nuovo progetto che potrebbe davvero incrementare le nostre vendite. Sembra intrigante. Qual è la tua idea? Propongo di lanciare una campagna di marketing online rivolta a un pubblico più giovane. Interessante.
Come pensi di raggiungerli in modo efficace? Potremmo utilizzare gli influencer dei social media per promuovere i nostri prodotti. Potrebbe funzionare. Hai considerato il budget per questa campagna? Sì, credo che possiamo stanziare una cifra ragionevole senza spendere troppo. Ottimo! Quali sono le tempistiche per il lancio di questo progetto? Penso che per ottenere i primi risultati sarebbe realistico prevedere un lasso di tempo di 3 mesi. Lezione 6. Esperienze culinarie deliziose. Sì, l'ho fatto. Il cibo lì è delizioso e ho adorato ogni boccone. Fantastico! Lo proverò sicuramente quando andrò. Dovresti farlo. Ogni piatto è un'esplosione di sapori. Non vedo l'ora di provarlo di persona. Avete consigli? Non perdetevi il loro piatto forte, è uno dei preferiti della gente del posto. Non mancherò di aggiungerlo alla mia lista. Non te ne pentirai. È uno di quei piatti che ricorderai per sempre. Non vedo l'ora. Esplorare i nuovi sapori è uno degli aspetti che preferisco del viaggiare. Anch'io. Il cibo ha il potere di connetterci a culture diverse. Lezione 7. Collezionare oggetti unici. Trovo che collezionare oggetti unici sia davvero gratificante. Proprio così. Ogni pezzo ha la sua storia e il suo significato. Esatto. Aggiungi un tocco personale al tuo spazio. Collezioni qualcosa di specifico? Sì, colleziono cartoline d'epoca da tutti i posti che visito. Che collezione meravigliosa! Ogni cartolina deve evocare ricordi indimenticabili. Sì, certo. È come avere un pezzetto di ogni destinazione con me. Adoro, stavo pensando di iniziare una collezione tutta mia. È un'idea fantastica. Cosa pensi di collezionare? Lezione 8. Sognare le isole. Ho sempre desiderato visitare un'isola remota, è come la destinazione dei miei sogni. Sembra fantastico. Hai in mente un'isola specifica? Sì, ho sempre sognato di andare a Bora Bora. Le acque cristalline sono meravigliose. Sembra davvero il paradiso. I bungalow sull'acqua sono così pittoreschi. Esatto. Immagino di svegliarmi con il suono delle onde e le splendide albe. Sarebbe un'esperienza davvero rilassante. Pensi di andarci presto? Spero di risparmiare per un viaggio l'anno prossimo. Voglio anche scoprire la cultura locale. Ottima idea! La cucina e le tradizioni locali devono essere affascinanti. Non vedo l'ora di esplorare l'isola e incontrare la gente del posto. Lezione 9. Comunicazione con i bambini. Ho pensato molto a come comunicare in modo efficace con mio figlio. Sì, mi preoccupo anche io. È così importante per costruire una relazione solida. Esatto. Voglio essere sicura che mio figlio si senta a suo agio nel condividere i suoi pensieri. Questo è fondamentale. Una comunicazione aperta favorisce la fiducia e la comprensione. Cerco di ascoltare attivamente e di rispondere con empatia. Fantastico!
I bambini hanno bisogno di sapere che i loro sentimenti sono legittimi. Penso anche che sia essenziale usare un linguaggio appropriato all'età. Assolutamente. Li aiuta a capire e a partecipare meglio alle conversazioni. Sono sempre alla ricerca di modi per migliorare le mie capacità comunicative. Lezione 10. Gestione finanziaria. Ho bisogno di capire meglio la gestione finanziaria del nostro progetto. È fondamentale per prendere decisioni aziendali consapevoli. Quali sono le basi su cui dovrei concentrarmi per prime? Inizia comprendendo la gestione del budget e del flusso di cassa. Come posso creare un budget adatto a noi? Elenca tutte le tue spese e le entrate previste, quindi apporta le opportune modifiche. Sembra semplice. E il monitoraggio delle spese? L'utilizzo di un software di contabilità può semplificare notevolmente questo processo. Valuterò qualche opzione. Qualche consiglio? Lezione 11. Il panorama dello sport professionistico. Sapevi che nello sport professionistico ci sono circa 3.000 posti di lavoro? È impressionante. Dimostra quanto sia grande il settore. Sì, e l'hockey ha la storia più lunga e le tradizioni più grandi. Assolutamente. Questo sport si è evoluto tantissimo nel corso degli anni. Trovo affascinante vedere quante persone siano coinvolte dietro le quinte. Anch'io. Dallo staff tecnico al marketing, ognuno ha un ruolo. È incredibile vedere quanta passione le persone nutrono per i loro team. Assolutamente. Il sostegno della comunità all'hockey è incredibile. Mi piacerebbe saperne di più sulle diverse carriere nello sport. Lezione 12. Esplorare la cultura e la storia. Adoro viaggiare in luoghi ricchi di siti storici e con una cultura locale vivace. Sembra fantastico. Quali sono alcune delle tue destinazioni preferite? Mi è piaciuto visitare Roma, la sua storia è davvero avvincente. Immagino. L'architettura e l'arte devono lasciarti a bocca aperta. Davvero. Ogni angolo ha una storia da raccontare. Mi piace anche il modo in cui la cultura locale arricchisce l'esperienza di viaggio. Sì, provare i cibi e le tradizioni locali rende il tutto più arricchente. Sono d'accordo. È un modo per entrare in contatto con il luogo a un livello più profondo. Non vedo l'ora di esplorare altri siti storici nei miei futuri viaggi. Lezione 13. La storia dei Texas Rangers. Ho letto di un gruppo che anni fa ha acquistato la squadra di baseball dei Texas Rangers. Interessante. Cosa è successo dopo l'acquisto? Bene, in seguito vendettero la squadra nel 1998, realizzando un profitto di 14 milioni di dollari. Wow! Che bel ritorno sull'investimento. Dimostra davvero quanto possano essere preziosi i franchise sportivi. Assolutamente. La crescente popolarità della squadra deve aver giocato un ruolo importante. Sì, il coinvolgimento dei tifosi e il successo sul campo sono fattori cruciali. Mi piacerebbe saperne di più sul lato commerciale dello sport. È affascinante come sport e affari si intersechino in modi così significativi. Lezione 14. Ricerca di cereali. Perfetto!
Hai per caso controllato se al supermercato avevano i miei cereali preferiti? Credo di sì. Ho notato uno scaffale con un sacco di marche diverse. Che bella notizia! Non posso iniziare la giornata senza. Capisco. È bello avere qualcosa che ti piace a colazione. Esatto. E tu? Hai un cereale preferito? Mi piace il muesli. È croccante e ricco di frutta secca e noci. Sembra delizioso. Dovremmo controllare se lo hanno anche loro. Ottima idea. Assicuriamoci di avere tutto quello che c'è sulla nostra lista. Sì. Non vedo l'ora di gustarmi una bella ciotola di cereali domani mattina. Lezione 15. Gestione delle prestazioni. Ho pensato a come possiamo migliorare il nostro sistema di gestione delle prestazioni. Questo è un aspetto importante per mantenere una forza lavoro produttiva. Secondo te, quali sono gli elementi critici su cui dovremmo concentrarci? Sono essenziali feedback regolari e parametri di prestazione chiari. Sono d'accordo. Con quale frequenza pensi che dovremmo effettuare valutazioni delle prestazioni? Le revisioni trimestrali possono aiutare tutti a rimanere sulla buona strada e motivati. Sembra efficace. Dovremmo includere anche le autovalutazioni? Sì, incoraggiano i dipendenti a riflettere sulle proprie prestazioni. Ottimo. Prepariamo una proposta per il team dirigenziale. Lezione 16. Avventura fredda. Ieri faceva così freddo che ci facevano male i piedi. Ci posso credere. Non mi aspettavo che facesse così freddo. Mentre camminavamo, un pezzo di ghiaccio è scivolato ai nostri piedi. Questo è un chiaro segno di quanto fosse freddo. Lo so. Avremmo dovuto indossare calzini più spessi. Certo. La prossima volta saremo più preparati al freddo. Ma è sempre un'avventura, nonostante il tempo. Vero. Adoro come ogni esperienza ci insegni qualcosa. Pianifichiamo la nostra prossima uscita quando farà un po' più caldo. Lezione 17. Idee per l'arredamento della casa. Penso che sia una buona idea rinnovare l'arredamento del soggiorno. Sono d'accordo. Ho bisogno anche di tende e cuscini nuovi per il soggiorno. Questo illuminerebbe davvero lo spazio. Che colori stai pensando? Per un look fresco, preferisco i toni del blu e del bianco tenui. Ottima scelta. Quei colori creano un'atmosfera rilassante. Esatto. E poi si abbinano bene ai miei mobili. Andiamo a fare shopping insieme questo fine settimana? Mi piacerebbe tantissimo. Sarà divertente scegliere insieme. Trascorriamo una giornata fuori e poi andiamo a pranzo. Lezione 18. Esplorazione delle opzioni. Pensi che dovremmo unirci a una visita guidata o esplorare da soli? Dipende molto dalle nostre preferenze. Le visite guidate possono essere istruttive. Vero. Ma esplorare da soli ci permette più libertà e spontaneità. Esatto. Mi piace l'idea di scoprire tesori nascosti da soli. Anch'io. C'è qualcosa di speciale nel trovare un posto fuori dai sentieri battuti.
E possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo in ogni posto. Sì. Valutiamo i pro e i contro di entrambe le opzioni. Ottima idea! Possiamo decidere in base al nostro umore del giorno. Non vedo l'ora di vivere questa avventura, qualunque cosa sceglieremo. Lezione 19. Sforzi umanitari. La situazione causata dalla guerra è molto preoccupante e gli aiuti vengono ritardati. Sì, e in queste situazioni sono gli stessi operatori umanitari a essere esposti a rischi. È straziante pensare alle persone che hanno bisogno di aiuto. Vorrei che si facesse di più per le persone colpite dal conflitto. Assolutamente. Ogni sforzo è prezioso per fornire supporto e sollievo. Dovrebbe esserci una maggiore cooperazione internazionale per garantire la sicurezza degli operatori umanitari. Certamente. È fondamentale dare priorità al benessere di chi è nel bisogno. Spero che sempre più organizzazioni si facciano avanti per affrontare queste sfide. Sì, ogni piccolo gesto può fare la differenza nelle loro vite. Lezione 20. Pianificazione strategica. Credo che per i nostri prossimi progetti abbiamo bisogno di un solido piano strategico. Sono d'accordo. Una strategia chiara guiderà il nostro team in modo più efficace. Quali elementi chiave ritieni che dovremmo includere? Per prima cosa dobbiamo definire chiaramente i nostri obiettivi e scopi. Giusto. Cosa succederà dopo aver fissato questi obiettivi? Dovremmo analizzare le nostre risorse attuali e le condizioni di mercato. Ciò ci aiuterà a individuare eventuali lacune da colmare. Esatto! Allora possiamo sviluppare misure concrete per raggiungere i nostri obiettivi. Sembra un approccio completo. Lezione 21. Ricreare le chiacchierate improvvisate. Mi mancano quelle chiacchierate improvvisate che facevamo. Capisco esattamente cosa intendi. Quei momenti erano così spontanei e divertenti. Hai qualche suggerimento su come ricreare quel senso di connessione? Forse potremmo riservare del tempo ogni settimana per un caffè o una passeggiata informale. Sembra perfetto. Un aggiornamento regolare sarebbe sicuramente d'aiuto. Sì, ci darebbe l'opportunità di condividere ciò che sta accadendo nelle nostre vite. Mi piace l'idea. Mantenerla rilassata la renderà naturale. Esatto! Possiamo anche esplorare nuovi bar o parchi ogni volta. Non vedo l'ora. Quelle chiacchierate mi rallegrano sempre la giornata. Lezione 22. Controllo meteo. Ciao. Com'è il tempo fuori? Che bello! Il sole splende e il cielo è terso. Fantastico. È una giornata perfetta per stare all'aria aperta. Sono d'accordo. Stavo pensando di fare una passeggiata più tardi. Ottima idea. Potrei unirmi a voi. L'aria fresca fa sempre bene. Sì, e poi aiuta a schiarire la mente. Assolutamente. Hai in mente un percorso specifico? Ho pensato che avremmo potuto passeggiare nel parco e ammirare i fiori. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di godermi questo tempo meraviglioso. Lezione 23. Scrittura emozionale.
Ho letto sulla scrittura emotiva e sul suo impatto sul pubblico. Interessante. Il suo scopo è quello di stimolare l'azione, giusto? Sì. Può davvero motivare le persone a impegnarsi in questioni importanti. Ma ho sentito alcuni critici accusare gli scrittori di manipolare le emozioni. È vero. Alcuni pensano che possa essere troppo drammatico o sensazionalistico. C'è una linea sottile tra suscitare emozioni ed essere sfruttatori. Esatto. L'autenticità è fondamentale per avere un impatto genuino. Sono d'accordo. I lettori riescono a percepire quando qualcosa è sentito e non forzato. Per gli scrittori è importante bilanciare le emozioni con i fatti. Lezione 24. Orari di check-in in hotel. Sapevi che nella maggior parte degli hotel il check-in è solitamente previsto intorno alle 15? Sì, l'ho notato. È pensato per dare loro il tempo di pulire le stanze. Esatto. E il check-out di solito è verso le 11, giusto? Sì, dà agli ospiti abbastanza tempo per preparare i bagagli e partire comodamente. A volte, però, arrivare in anticipo può rivelarsi scomodo. Vero, vorrei che più hotel offrissero opzioni di check-in flessibili. Ciò migliorerebbe sicuramente l'esperienza dei viaggiatori. Sono d'accordo. È sempre bello sentirsi accolti subito. Speriamo che in futuro sempre più hotel si adattino alle esigenze degli ospiti. Lezione 25. Stili di leadership. Ultimamente ho letto di diversi stili di leadership. È un argomento affascinante. Quali stili hanno attirato la tua attenzione? La leadership trasformazionale sembra efficace per motivare i team. Assolutamente. Ispira le persone a raggiungere il loro pieno potenziale. E la leadership autocratica? È ancora rilevante? Può essere efficace nelle situazioni di crisi in cui sono necessarie decisioni rapide. Ha senso. Come pensi che dovremmo implementare questi stili? Può essere utile combinare stili diversi, adattandoli alle esigenze del team. Sono d'accordo. Questo potrebbe migliorare significativamente le dinamiche del nostro team. Lezione 26. Tempo di recupero. Non mi sento molto bene, credo che avrò bisogno di molto riposo. Mi dispiace sentirlo. Potrebbero volerci un paio di giorni per riprendermi. Sì, ma spero che non ci vorrà molto prima che mi senta meglio. Questo è lo spirito giusto. Assicurati di prenderti cura di te stesso in questo periodo. Lo farò. Ho intenzione di bere molti liquidi e dormire a sufficienza. Sembra un buon piano. Il riposo è fondamentale per la guarigione. Apprezzo la tua preoccupazione. È bello avere supporto quando non ci si sente bene. Certo. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Mi rivolgerò sicuramente a te se avrò bisogno di aiuto. Lezione 27. La sfida dell'onestà. Sai, a volte mi chiedo quanto sia difficile essere completamente onesti con noi stessi e con gli altri. Sono completamente d'accordo. L'onestà può essere una vera sfida, soprattutto quando cerchiamo di accontentare tutti.
Esatto. Sembra che ci sia sempre un equilibrio da trovare tra essere sinceri ed essere gentili. Sì, e trovare il tempo per tutto rende tutto ancora più difficile. Con le nostre vite frenetiche, come possiamo gestire l'onestà? Giusto. Spesso mi ritrovo a correre nelle conversazioni solo per portare a termine le cose. Anch'io. È come se fossimo tutti di fretta, ma abbiamo bisogno di rallentare per essere genuini. Giusto. Forse dovremmo dedicare del tempo specificamente alle chiacchiere sincere. Sembra un'ottima idea. Un'ora dedicata all'onestà potrebbe davvero aiutarci a comunicare meglio. D'accordo. Ci darebbe anche l'opportunità di riflettere sui nostri sentimenti senza distrazioni. Lezione 28. Passeggiate in centro. Spesso cammino da casa mia al centro del paese. È un'esperienza davvero rigenerante. Fantastico! Il centro di solito è pieno di attività, vero? Sì, è la zona dove si trovano tutti i negozi e i bar. C'è sempre qualcosa da fare. Adoro quell'atmosfera. Rende la passeggiata ancora più piacevole quando vedi gente che si muove freneticamente. Esatto. A volte mi fermo al mio bar preferito per un caffè veloce prima di tornare a casa. Sembra delizioso. Dovrei un giorno unirmi a te per quella passeggiata e quel caffè. Dovresti assolutamente farlo. È un ottimo modo per rilassarsi e recuperare. Non vedo l'ora. Il centro città deve avere così tanto da offrire. Davvero. Organizziamo presto una passeggiata insieme. Lezione 29. Giornali studenteschi. Ho letto dei giornali studenteschi e li trovo davvero affascinanti. Assolutamente. Sono un'importante palestra di democrazia. Sì, danno voce agli studenti e la possibilità di esprimere le proprie opinioni. Sono d'accordo. Inoltre, trattano argomenti rilevanti per i loro colleghi. È impressionante il modo in cui affrontano argomenti seri e allo stesso tempo li coinvolgono. Assolutamente. Li trovo molto interessanti da leggere, soprattutto le sezioni editoriali. Anche io. È fantastico vedere giovani scrittori sviluppare le proprie capacità. Esatto. Imparano il pensiero critico e come presentare argomentazioni in modo efficace. Spero che sempre più scuole continuino a sostenere queste iniziative. Lezione 30. Servizio Business Center. Ho sentito parlare di un nuovo centro commerciale che offre vari servizi. Sì, forniscono sale riunioni, spazi per uffici e perfino supporto amministrativo. Sembra comodo. Come possiamo trarre vantaggio dall'utilizzo dei loro servizi? Possiamo ospitare riunioni con i clienti senza preoccuparci della logistica. E per quanto riguarda i costi associati a questi servizi? Offrono prezzi flessibili, così possiamo scegliere la soluzione più adatta al nostro budget. Un approccio intelligente. Come possiamo iniziare? Dovremmo programmare una visita per vedere le strutture e discutere delle nostre esigenze. Ottima idea. Li contatterò per maggiori informazioni. Lezione 31. Sedie extra. Sarebbe fantastico se potessi portare qualche sedia in più alla riunione.
Certo, posso prenderne un po' dal magazzino. Sarebbe davvero d'aiuto, soprattutto perché ci aspettiamo una maggiore affluenza. Sì, so quanto è importante avere posti a sedere sufficienti per tutti. Esatto. Rende la riunione più accogliente e organizzata. Mi assicurerò di sistemarli prima che arrivino tutti. Grazie. Apprezzo molto il tuo aiuto. Nessun problema. Si tratta semplicemente di creare un ambiente confortevole. Assolutamente. Facciamo in modo che tutti si sentano inclusi. Lezione 32. Rispettare le regole stradali. Quando si guida è fondamentale rispettare le regole della strada. Assolutamente. La sicurezza dovrebbe essere sempre la nostra massima priorità. Sì, e guidare a una velocità sicura è un aspetto fondamentale. Esatto. Aiuta a prevenire gli incidenti e a garantire la sicurezza di tutti. Alcune persone dimenticano che rispettare i limiti di velocità non è solo un suggerimento. Giusto. È importante che gli automobilisti siano responsabili e consapevoli. Mi ricordo sempre di restare concentrato ed evitare le distrazioni. Ottima abitudine. Rimanere attenti fa davvero la differenza. Incoraggiamo anche gli altri ad adottare pratiche di guida sicure. Lezione 33. Apprendimento delle lingue per viaggiare. Penso che alcune frasi ci torneranno utili durante il nostro viaggio. Assolutamente. È sempre utile conoscere qualche espressione chiave. Scaricherò un'app per imparare le lingue per aiutarmi a esercitarmi. Sembra un'idea intelligente. Le app rendono l'apprendimento comodo. Sì. Posso esercitarmi ovunque, sia in attesa che in viaggio. Inoltre, ascoltare la pronuncia sarà davvero utile. Esatto. Mi farà sentire più sicuro quando parlo con la gente del posto. Farò lo stesso. Possiamo anche interrogarci a vicenda mentre impariamo. Sarebbe divertente. Rendiamolo una piccola sfida. Lezione 34. Avventure sul vulcano. Quando ho visitato il vulcano, ho potuto ammirare da vicino le spettacolari colate laviche. Assolutamente. Sembra un'esperienza incredibile. Lo era. I colori e i movimenti della lava erano ipnotici. Posso solo immaginare. Hai sentito il calore della lava? Sì, è stato intenso. Si poteva sentire il calore anche da lontano. Che opportunità unica per vedere la potenza della natura in azione. Davvero. Ho scattato un sacco di foto per ricordare quel momento. Scommetto che quelle foto sono meravigliose. Dovresti condividerle con me. Lo farò. È un ricordo che voglio custodire per sempre. Lezione 35. Generazione di grafici per i dati del progetto. Devo presentare alcuni dati di progetto, ma non so come creare i grafici. È più facile di quanto pensi. Quale software stai usando? Utilizzo Excel, ma non ho molta familiarità con le sue funzionalità. Nessun problema. Puoi iniziare selezionando i dati e scegliendo il tipo di grafico. Ha senso.
Quali tipi di grafici sono più adatti alle presentazioni? I grafici a torta sono ottimi per mostrare le proporzioni, mentre i grafici a barre sono utili per i confronti. Capisco. Dovrei aggiungere etichette ai grafi? Certamente, le etichette facilitano la comprensione dei dati da parte del pubblico. Grazie per i consigli. Ci lavorerò oggi.